C'è un posto in Campania conosciuto in tutto il mondo per la sua famosa pasta che viene prodotta ininterrottamente fin dal XVI secolo, e sto parlando ovviamente di Gragnano, che è un piccolo comune ai piedi dei Monti Lattari che in soli 14 km quadrati ospita più di 20 pastifici che producono tonnellate e tonnellate di ottima pasta. Ma non è di pasta che voglio parlare oggi, perché Gragnano è anche il posto in cui è stato inventato uno dei capisaldi dello street food, e sto parlando del panozzo. Per chi non lo conoscesse, il panozzo è un maxi panino lungo 30 cm che viene fatto con l'impasto della pizza napoletana, che viene cotto, poi farcito e ripassato in forno prima di essere servito, per ottenere un panino croccante fuori e morbido dentro. Una vera prelibatezza che manda in estasi centinaia di migliaia di palati in Italia ogni anno. Ciao amanti della pizza, io sono Gigio e benvenuti in una nuova puntata della mia serie Casa F1, in cui scopriremo insieme come fare il vero panozzo di Gragnano. Durante la preparazione di questo video ho cercato di capire quale fosse la ricetta storica del panozzo, e con mia somma sorpresa ho scoperto che una ricetta storica non c'è, perché in realtà il panozzo è un'invenzione abbastanza recente, che risale infatti al 1983, cioè quando la famiglia Mascolo, che è una famiglia di noti panificatori di Gragnano, ha messo a punto la ricetta del panozzo, custodendone però gelosamente i segreti. Quindi la ricetta del vero panozzo è un vero mistero. Ma niente paura, perché grazie all'aiuto di un gragnanese doc sono riuscito a ricostruire tutti i passaggi della preparazione del panozzo. Il gragnanese doc è il mio amico ninja della pizza, che molti di voi conosceranno già, e che sul suo canale ha pubblicato dei video di approfondimento sul panozzo che vi invito a guardare. Il panozzo ha delle caratteristiche ben precise, a cominciare dall'impasto, che è quello classico della pizza napoletana, poi una prima cottura tutto sommato veloce per essere pane, ed una seconda cottura invece più docile per finalizzare il panozzo e la farcitura. Ma vediamoli con ordine, partendo proprio dall'impasto. In questo caso faremo un impasto diretto senza fronzoli, e come unico aiuto utilizzeremo il frigo. Sì, vabbè, bla bla bla, ma che ci serve per fare questi panozzi? Prima di tutto una scodella come questa, o un contenitore che possiate richiudere, un cucchiaio di legno o un leccapentole, o la mitica frusta danese, e ovviamente la ricetta che sto per darvi e che utilizzerete per fare 6 panozzi. Se poi vi serviranno soltanto 3 panozzi e siete più bravi di me in matematica, Sì, bravo in matematica. No, direi proprio di no. vi basterà dividere le quantità della ricetta per 2. Per fare 6 panozzi da 280 grammi avremo bisogno di 750 grammi di farina di media forza, tipo Caputo Cuoco o una Polselli blu, intorno più o meno ai 12 grammi di proteine, e 250 grammi di farina Manitoba con almeno 13 grammi di proteine o superiori, per un totale di 1 kg di farina. 630 grammi di acqua a temperatura ambiente per un impasto idratato ovviamente al 63%. 2,1, insomma 2 grammi di lievito fresco per i periodi più freddi dell'anno, o 1,4 per quelli più caldi. Se utilizzate invece lievito secco dovrete pesare 0,7 per i periodi più freddi e 0,5 per quelli più caldi. Poi 22 grammi di sale, che è ben al di sotto della tipica quantità del classico impasto napoletano. Opzionalmente andrebbe aggiunto dell'olio nell'impasto, diciamo intorno ai 50 grammi, per conservare più a lungo i panuzzi non farciti, ma che in questo caso non userò perché in realtà ce li mangeremo tutti. Per l'impastamento potrete fare a mano, oppure utilizzare l'impastatrice, oppure, se farete come faccio io, sarà davvero semplicissimo, perché faremo insieme un impasto no knead, cioè un impasto senza impastare, che è proprio quello perfetto per i panozzi, in quanto ci aiuta a non incordarli tantissimo e quindi non avere difficoltà in fase di stesura. Unite le 2 farine e mescolate. Ora aggiungete il sale e mescolate velocemente, e infine aggiungete il lievito e mescolate ancora. E ora prendete l'acqua e versatela tutta, mescolate in modo grossolano. Ora, rispetto agli impasti più idratati che abbiamo visto nel corso delle scorse puntate, quello al 63% richiederà inevitabilmente ad un certo punto l'utilizzo delle mani, ma soltanto per raccogliere la farina che rimarrà sul fondo, che è sicuramente in quantità maggiore rispetto a quella che troverete in idratazioni più alte. Al termine di questa operazione, che durerà più o meno 2 minuti, vedrete che l'impasto non risulterà affatto liscio, e anzi, a guardarlo non promette per niente bene, ma abbiate fede, vi basterà coprirlo e lasciarlo fuori dal frigo per un'ora. Trascorsa l'ora a temperatura ambiente, potrete finalmente spostare il contenitore in frigorifero e tenerlo lì per almeno 16 ore o anche di più se vi fa comodo, però vi consiglio di non tenerlo per più di 24 ore, altrimenti arriva scarico di zuccheri alla fase della cottura, o per meno di 16 ore, altrimenti potremmo pregiudicare in qualche modo la maturazione dell'impasto. Ed ecco l'impasto dopo 16 ore di frigo. L'impasto si
è decisamente impastato da solo. E ora facciamo un passaggio importantissimo, che è quello della laminazione. Simile a quanto si fa con la pasta sfoglia, si stende l'impasto sul tavolo e lo si tira fino ad allargarlo, e poi lo si ripiega prima da un lato e poi da un lato, poi due pieghe ed infine una pirlatura leggera, perché non dobbiamo incordare troppo l'impasto. Copriamo e facciamo rilassare l'impasto per un quarto d'ora. Ed eccolo qui l'impasto dopo 15 minuti. Ora possiamo procedere a porzionare l'impasto e a formare i 6 panetti dal peso di circa 280 grammi l'uno. C'è una cosa importantissima da ricordarci, che durante la formatura dei panetti non dovremo stringerli troppo, perché altrimenti durante la fase di appretto, cioè la seconda lievitazione come panetti, questi non si rilasseranno abbastanza e quindi risulteranno difficili da stendere con la tecnica delle 2 mosse che vi spiegherò dopo. E a proposito di appretto, gli impasti dovranno lievitare per circa 7-8 ore fuori dal frigo, o perlomeno per il tempo necessario affinché diventino come quelli che vi mostrerò fra poco. Che poi le 8 ore sono anche il motivo per cui abbiamo utilizzato meno lievito di quanto ne avremmo utilizzato per fare un impasto della pizza napoletana. Infatti con più lievito gli impasti sarebbero già collassati dopo 5-6 ore, invece nel nostro caso, utilizzando meno lievito, preserveremo l'integrità del panetto nel corso delle 8 ore di lievitazione. Ed ecco i panetti dopo 8 ore di lievitazione. Come vedete sono aumentati di volume, hanno qualche bollicina qui e lì ma veramente poche, e questo ci dice che la lievitazione non è andata oltre. I panuzzi normalmente vengono cotti nei forni a legna, ma dubito che tutti voi ne abbiate uno, per cui li cuoceremo in un forno casalingo per pizze per ottenere lo stesso risultato. E sto parlando del forno F1 P134H della linea Easy Pizza. Le temperature andranno impostate a 350 gradi per la resistenza superiore e 280 gradi per quella inferiore. Poi, così come per la pizza napoletana, dovrete utilizzare il biscotto anche per i panuzzi. E a proposito, se volete conoscere ulteriori dettagli su questo forno o su altri prodotti della F1, cliccate il link in descrizione e utilizzate il codice GIGIO20 per ottenere il 20% di sconto su gran parte dei prodotti, ad esempio sulla linea Easy Pizza o sulla linea Evolution. Poi, se siete indecisi, sappiate che è possibile comprare anche a rate, basta avere una busta paga oppure possedere una carta di credito. Il forno andrà in temperatura in 20 minuti, che con quello che costa l'elettricità adesso, meno tempo impiega per riscaldarsi, meglio è per le nostre tasche. E ora che il forno è arrivato in temperatura, possiamo passare alla stesura. Devo dire che la stesura del panuzzo è molto facile, specie se paragonata a quella di una pizza. Si parte dal bagnetto di farina, quindi si prende l'impasto dalla cassetta di lievitazione e lo si sposta in una ciotola con dentro della semola rimacinata. Si fa il bagno sia del sopra che del sotto, poi si prende l'impasto, lo si sposta sul tavolo, si afferrano i lembi, si tirano e si sbatte l'impasto un paio di volte sul tavolo. Ve lo faccio rivedere da un'altra angolazione. Tiro, allungo e sbatto, e in pochi secondi avremo 2 panuzzi. E ora la cottura. Spolvero un po' di farina sulla pala, ci trascino sopra i 2 panuzzi e li inforno e li lascio cuocere fino a qualche secondo dopo che si sono gonfiati completamente. E la cottura a questa temperatura avverrà in un paio di minuti abbondanti. Ed eccoli qui i panuzzi. Non so se notate queste piccole bruciature qui, lì sono normalissime ed anzi sono importanti perché sono una caratteristica tipica del panuzzo, rappresentano il cosiddetto sbuffo, cioè il buco dal quale esce il vapore, e comunque sono proprio roventi. Dopo averli cotti tutti, aspettiamo qualche minuto giusto per farli raffreddare ed evitare ustioni, e dopodiché possiamo passare al taglio, che possiamo effettuare con un paio di forbici. Si taglia il panuzzo lungo un lato e lo si lascia collegato dall'altro lato, in modo tale che possiamo poi aprirli agevolmente per poi farcirli e ripassarli in forno. Il panuzzo va anche demollicato, ma questa operazione va fatta con attenzione perché ci sono delle aree che sono naturalmente più sottili, quindi quando si fa togliere la mollica si rischia di esporle a bruciature nella seconda cottura, oppure magari si espone all'umidità della mozzarella che si scioglie, quindi facendole spugnare. Quindi fate molta attenzione quando demollicate. E mo che ce ne facciamo di questi 6 panuzzi? Li possiamo farcire un po' a nostro piacimento, oppure possiamo seguire la ricetta classica del panuzzo alla Tommaso, che prevede pancetta, funghi trifolati e mozzarella. Ma prima di iniziare a farcire, assicuratevi che il forno sia impostato e che raggiunga la temperatura di 300 gradi sopra e 250 gradi sotto. La farcitura va fatta in modo preciso. Aprite il panuzzo e da questo lato mettete la mozzarella, o meglio il fior di latte, ma purché siano ben strizzate, così da non rilasciare siero in fase di cottura e quindi spugnare il pane. Inoltre, mozzarella o fior di latte vanno messe a fettine e non a listarelle. Su quest'altro lato invece mettiamo la pancetta e i funghi trifolati, e ora inforniamo nuovamente.
Il panozzo rimarrà in forno fino a quando la mozzarella o il fior di latte non si saranno sciolti del tutto e soprattutto i bordi del panozzo non saranno sufficientemente abbrustoliti, che è proprio una delle caratteristiche principali del panozzo. Questo panozzo era davvero ottimo e non capisco com'è che non lo si trovi nel resto del mondo. Eppure è facile da fare, ma a noi che ce ne importa, tanto ce lo facciamo in casa, che è ancora più semplice quando si ha a disposizione un gioiellino come questo. Cliccate il link in descrizione per approfondire, lo sapete, insomma, Gigio 20% di sconto per le rate, eccetera, eccetera. Uè, grazie Ninja, sei stato un bijou che mi ha insegnato a fare i veri panozzi. Grazie a tutti se siete arrivati fino a questo punto, ciao e alla prossima puntata!